So maybe also we tell them tomorrow we'll do scheduling. Yeah, let's tell them we're going to do. And then let them know our currents are here as well. Yeah, yeah. It's already 12. Hmm? It's already 12. We'll probably go to 1:30. Mm-hmm. Okay. Are we on? We're good? Okay. You want to tell them what we're doing? We'll schedule that. Okay. So what we're going to do is talk about Facebook. Ok, adesso parliamo di Facebook. And we'll have a hard stop at 1:30 so everyone can eat. Poi all'1:30 in punto ci fermiamo, così c'è la pausa pranzo. This afternoon we will discuss video and Instagram. Questo pomeriggio parleremo dei video, di Instagram. I know there were a lot of questions about scheduling, so tomorrow we will add how we schedule and what programs we use. C'erano varie domande prima sul discorso della programmazione e quindi domani mattina inseriremo uno slot in più su questo aspetto e parleremo appunto di come programmare dei software eccetera. And then we'll also share why you should have a blog and how to work with bloggers. E poi condivideremo anche perché è importante avere un blog e come lavorare come bloggers. Also just wanted to mention, both Michael and I left our business cards here, so if you want one, please feel free to take one. E poi qui abbiamo messo i nostri biglietti da visita, quindi se li volete sentitevi liberi di venire a prendere tranquillamente i nostri biglietti. And feel free to email us questions. We're going through, I know it's scary, we're going through stuff really fast. If you have questions, please feel free to email us. E poi se avete altre domande che vorrete porci anche adesso in futuro, scriveteci tranquillamente un'email, siamo a vostra disposizione. Okay. So as bloggers, we are small businesses and we have Facebook pages for our websites. Well, let's ask. In quanto blogger ovviamente abbiamo la nostra pagina anche Facebook. Okay, similar show of hands from earlier. I assume everybody's on Facebook. Even my mother's on Per Facebook. alzata di mano come prima, immagino che siate tutti su Facebook. Yeah. Okay. Who has a business page on Facebook? Chi ha una pagina proprio per la propria società su Facebook? And I guess same thing, who does not? E Just so we chi can invece see. non ce l'ha? Okay. All right, well, the same thing as before. We're going to talk about some of the basics. On Facebook, we're going to talk a little bit more about some intermediate stuff because more people are familiar with Facebook, but we'll do the beginner stuff also with starting a page. Quindi come prima adesso faremo una introduzione su come avviare una pagina su Facebook e poi faremo qualcosina un po' più di specifico visto che c'è già qualcuno che la adopera. Okay, you got it? So you can find us here at Bacon is Magic and at Go See Right. Quindi ci potete trovare su queste pagine, Bacon is Magic e Go See Right. You'll notice that we are businesses, but you can see a picture, a human side to it. E come vedete chiaramente la nostra pagina rappresenta la società, però c'è anche la foto che rappresenta poi l'aspetto più umano, più personale. Of course, I must ask, why is Bacon Magic? Perché Bacon is Magic? Perché questo nome? It's obvious, no? È ovvio, no? For me, it was a joke with friends. Per me è stato un gioco con gli amici. And I was very lucky that bacon was very popular. Ed ero anche fortunata che bacon, la pancetta, era molto popolare, perché per chi non legge l'inglese, la pancetta è magica. Questo è il titolo sostanzialmente. So why Facebook? I don't think we need to explain a lot of this to you. If you're on Facebook, you know everyone is there. But what we'll talk about is why your business needs to be on Facebook. Perché Facebook? Beh, ovviamente se già la adoperate credo che sia inutile entrare troppo in dettaglio, però forse il concetto che adesso dobbiamo andare a snocciolare è perché essere su Facebook in quanto società. So 42% of stories on Facebook timeline are travel related. Il 42% delle storie che troviamo su Facebook hanno a che fare proprio con le esperienze di viaggio. So much so that we talk about the Facebook brag post or the Facebook moment. Tant'è vero che si parla proprio del momento Facebook, no? You want to say what that is? Give an example. It's like if you go on holiday, you want that perfect picture of you with the sunset. You are bragging to your friends that you're somewhere wonderful. Perché è tipico, no? Che quando si va in vacanza si deve postare la foto della vacanza che hai fatto e quindi vantartene con gli amici.
the nice thing about that is that they're also probably sharing part of your business. Però la cosa ottima è che probabilmente stai anche condividendo la tua società in questo contesto. I will just go through this quickly as I think it's quite obvious. 70% of people update their status while on vacation. Il 70% delle persone aggiornano il proprio status quando sono in vacanza. And it's really common for people to share what their hotel room looks like, what kind of tour they were on, what restaurant they were at. Ed è solito condividere anche, non lo so, la stanza d'albergo, il ristorante dove si è mangiati, il tour che si sta facendo. And when you go to the same place, you usually ask your friend, where did you stay, because that hotel room was so nice. E quando vai nello stesso luogo di un tuo amico, in genere chiedi, no, qual è l'albergo, in che albergo sei stato, perché mi è piaciuta la camera che hai postato, per dire, e quindi c'è questa condivisione. Facebook is so powerful that often people will change their travel plans based on something they saw on Facebook. E Facebook è talmente potente in questo senso che spesso le persone possono arrivare a cambiare i propri programmi di viaggio in base a quello che hanno visto fare agli amici. I think this statistic is very powerful. 7% of people went to a different country because of Facebook. E credo che questo dato statistico sia particolarmente potente perché ci dimostra che il 7% delle persone hanno cambiato itinerario, sono andati in una determinata nazione perché c'erano andati gli amici. One reason I think that Facebook is really powerful in the travel industry is because Facebook is almost entirely visual. E credo che Facebook sia particolarmente potente nel settore turistico perché è prettamente visivo, si lavora molto con l'aspetto visivo. And we'll talk a lot about what content works on Facebook, but the reason that travel is big on Facebook is travel is such a visual experience. Parleremo di quali contenuti sono più appropriati su Facebook, però ripeto, parlando dell'aspetto turistico è potente per questo motivo, c'è la possibilità di vedere le foto, i posti. So the 7 rules for Facebook success. Quindi le 7 regole per avere successo su Facebook. 1. Establish your objective. Decide what you're going to do on your site. Quindi innanzitutto stabilire il proprio obiettivo, che cosa intendi fare sul tuo sito, sulla tua pagina. Especially if you're a new business, you probably want to raise awareness. E soprattutto se sei una società agli inizi, vorrai probabilmente creare consapevolezza nei consumatori. Again, keep it entertaining, be interesting. E quindi ancora una volta di essere divertente, interessante. This is somewhere where you're going to have to be every day. E questo invece, qui bisogna esserci tutti i giorni. And you know, I know that people feel overwhelmed, and we're going to talk about this probably tomorrow, and you'll hear a little bit about it. But as Michael said, you don't need to be on everything. In fact, our priority social media platforms are very different between Michael and I. There are some things that work really well for me, and then others that I don't use at all. Ne parleremo di nuovo domani, però come stavamo dicendo prima, non è che bisogna essere presenti in ogni singolo settore, in ogni cosa specifica, bisogna anche saper scegliere in base a quelle che sono le proprie necessità. But Facebook can't be that platform. You need to be on Facebook. Però nel caso di Facebook bisogna essere presenti quotidianamente su questa piattaforma. I go on the general theory that if my 72-year-old mother is on a social media platform, I need to be on it. La mia regola generale è che se la mia mamma di 72 anni è su una piattaforma, ci devo essere anch'io. She lives on Facebook. Lei vive su Facebook. What's really nice too is the way that Facebook is set up is that Michael's mother or my mother or anyone feels comfortable commenting and interacting, so you can get feedback from people, regular people, in a way that you wouldn't on any other social platform. La cosa interessante di Facebook, così come ci stanno le nostre mamme, no, su Facebook, è il fatto che la gente ordinaria si sente comoda, si sente a suo agio di poter commentare, essere presenti su questa piattaforma. Again, you need to consider different time zones. Ovviamente bisogna sempre tenere in considerazione i fusi orari. This one we'll go into, and you're not going to like it, but you do need to invest in Facebook advertising. E nel caso di Facebook è importante investire nella pubblicità. The good news is that you can schedule. Però anche qui si può programmare. And then also we'll talk about monitoring insights. E poi parleremo del fatto di dover monitorare la situazione. And in this instance is talking about your statistics of what's working on Facebook. E in questo caso stiamo parlando di monitorare le statistiche di ciò che funziona e non funziona su Facebook. I will say I love Facebook. I have a huge
audience on Facebook, very engaged, and one thing I love about Facebook is you know instantaneously whether people like what you're doing. Io amo particolarmente Facebook, devo dire che sono particolarmente presente su questa piattaforma e mi piace il fatto che si sta in tempo reale, se le persone ti stanno seguendo, se piace, non piace, quindi c'è veramente questa dinamica, interazione immediata. So one of the things that I love about Facebook is because it's fast reaction, you can experiment with different things and you will know what works or not. E il fatto che c'è questa interazione così immediata, puoi sperimentare e avere subito un feedback, capire se la cosa funziona o no, lo capisci in tempo reale. And the nice thing for you or your business is that it's possible for people to actually purchase your product through Facebook, so they don't need to go to your website. E quindi tramite Facebook l'altra cosa interessante è che è possibile per gli utenti acquistare anche direttamente il vostro prodotto su Facebook, non c'è la necessità di andare sul vostro sito. So it looks like maybe 40% of people here have a Facebook page. So we just have a couple of questions for you for your page to start thinking. So if you've got a page, do you have an easy URL? So is it something like Bacon is Magic, go see right? If someone's taken your name as their URL, do you have something easy for them to remember? Quindi la prima domanda che è importante porsi avendo una pagina Facebook, che sembra qui il 40% insomma di voi ce l'ha, è domandarsi soprattutto per essere efficaci se si ha un URL facile da comprendere, insomma, immediato, ecco. When you initially set up your Facebook page, it has the URL is the title that comes up in the browser. L'URL è il titolo, no? Il nome che viene fuori nel browser, è il primo nome che si individua. Facebook will assign you a very long numerical title originally. Facebook ti dà inizialmente un nome numerico, sostanzialmente, molto lungo. But you can go in and get a custom URL that's much easier to remember and put on your business cards and other information. Però si può accedere e cambiare quel nome numerico e darsi un proprio URL molto più immediato e metterlo anche sul biglietto da visita e quant'altro. I wish I had put up a screenshot of this, but on your Facebook page, can you see the location of your business? Un'altra cosa da chiedersi è se sulla pagina Facebook è possibile vedere il proprio luogo. It would be in this area here. Per What esempio, is your address? in questa zona qui sarebbe utile mettere il proprio indirizzo. So when you go in and set up your profile, you want to obviously fill out all the information on your Facebook page about what your page is about. Quindi quando si va a inserire i dati sul proprio profilo è importante immettere tutti i dati che vengono richiesti. And if you have a physical address, and a telephone number for your business, which obviously everybody's going to. Quindi è importante immettere anche il proprio indirizzo della propria società e il proprio numero di telefono. It needs to be in this about thing so your customers can find you. Così in questo modo i clienti possono trovarvi facilmente. Also include your website address. Although they're on Facebook, they may have gone to Facebook because they're looking for your website and they can't find it. È importante mettere anche il proprio sito internet. So, are you promoting Facebook on your website, at your location, on social media? Quindi è importante chiedersi se stai promuovendo Facebook sul tuo sito web, sul posto in cui ti trovi appunto, o su altri social media. Are you reviewing your insights page or just hoping for the best? Stai rivedendo un po' la tua pagina personale o stai semplicemente sperando che vada tutto per il meglio? This one's really important. Are you responding to customers? Sometimes people will post on your wall. È importante anche domandarsi se stai rispondendo ai tuoi clienti, perché spesso postano, no? Mettono dei post sulla tua pagina. Particularly with complaints or questions. Possono mettere per esempio lamentele o domande. You need to be checking that daily to respond to them. È importante controllare la propria pagina quotidianamente e rispondere ai propri clienti. Similarly, on your Facebook page, you can either set it where you accept private messages or you don't accept private messages. And if you do accept private messages, you need to regularly check them so people get a reply. Puoi anche stabilire se vuoi accettare o no messaggi privati sulla pagina Facebook e in quel caso, se si decide di sì, è importante andare lì quotidianamente, controllare e rispondere. I would recommend doing that too because sometimes people will have simple questions that are easy to answer. Don't make them email you. Io infatti propongo spesso di usare la messaggistica personale perché a volte i clienti hanno una domanda immediata da volervi porre, è più facile farlo in questo modo che non via email.
I can say with 100% certainty, because this is true with everybody I know, and Ayngelina mentioned it earlier, you will have people that will only interact with you on Facebook, nowhere else in the world. Posso assicurarvi che Facebook è potente in questo, che avrete persone che interagiranno con voi prevalentemente solo via Facebook. So I have about 35,000 Facebook fans. Io ho 35.000 fan su Facebook. I wish they would come read my website, but I can tell just from looking at the names on the comments, they don't. Quanto vorrei che visitassero anche il mio sito web, ma semplicemente dai commenti che fanno è evidente che non visitano il mio sito. But that's fine because I still have interaction with them on Facebook and I can know they're there and I can talk about things that are important for my business to them there. Però va bene lo stesso perché sono su Facebook, interagiamo in questo modo. And then also, oh, go ahead. If you get a question on Facebook about a content you have already published on your website or blog, is it polite to answer with a small comment and then you indicate the page of your website, and then you may say, okay, if you didn't get an answer at your question from this page, I would be happy to reply you. La domanda è se arriva una domanda su Facebook relativa a qualcosa che hai già postato sul sito web o su un altro social media, va bene dire puoi andare a visitare direttamente la mia pagina web anziché altro social media invece di rispondere direttamente? Yeah, I think that's perfectly fine. As long as you're engaging with them and giving them an answer to the question, if you want them to direct them to a specific page on your website that answers it, that answers their question, so you're fine. Credo che vada benissimo anche ridirigerli direttamente al sito web. L'importante è interagire con l'utente, poi in questo modo li ridirigi direttamente al sito. It's very common for me to get questions like, where should I eat in Rome? And I think, I wrote about that. Spesso mi vengono poste domande, per esempio, dove dovrei mangiare a Roma? E io penso, ma io questa risposta già l'ho data per dire sul sito, no? But what I will say is, here's the post. If you have any other questions, just let me know. E quindi spesso rispondo, puoi trovare il mio post relativo a questa domanda in questo luogo, semplicemente li riferisco ad un'altra In your situazione. head, you were thinking, that is what the search button is for, but some people don't search. Quindi dentro di te stai pensando, è per questo che c'è il tasto search, ricerca, però le persone non lo usano. And then also booking widget. So if you have a business where people can book online, this makes Facebook one of the most valuable tools for you and can be very profitable. E quindi anche un widget per la prenotazione, quindi se c'è la possibilità di prenotare online, questo è dove Facebook diventa anche molto potente. So what to post on Facebook? Here are some ideas. If you have a page or you're thinking about having a page. Ecco qualche idea di che cosa postare su Facebook, se hai già una pagina o intendi crearla. Again with Facebook, just like Twitter, you want to post interesting things. It is probably not going to be about you all the time. E come per Twitter, anche su Facebook lo scopo è postare cose molto interessanti che non riguardano necessariamente te. People love photos and videos. La gente ama le foto, no? I video. And those are what people share with their friends. E sono queste le cose che poi vengono condivise. If you are in food, recipes for food and drink are also really popular. Se lavori nel settore alimentare, per esempio, è utile postare ricette inerenti a alimenti, cibi, bevande. Photos from the menu, from your staff, suppliers. People want to know who's behind the company. And here's actually another case where you can import Instagram to Facebook, it's okay. Si possono postare foto sui propri menu, sullo staff, sui fornitori, la gente vuole sapere che cosa c'è dietro alla tua società, quindi anche in questo caso Instagram e Facebook lavorano bene insieme. Start to think about your business. What do guests usually comment on when they work with you? Per esempio è importante riflettere su che cosa dicono gli ospiti, la gente che viene nella tua società. Sometimes you might have an employee that is very well known with guests or very popular. E quindi per esempio potresti avere un impiegato che ha un ottimo contatto con i propri clienti. Share things about your community and local attractions. È importante condividere cose della propria comunità, delle attrazioni locali.
it's really important for you to understand that even though you want them to buy from your business, they will also be doing other things in the region. È importante ricordarsi che i propri clienti, anche se sono interessati alla tua società, in realtà vogliono sapere che cosa avviene nella regione, nella sua totalità. So if you can suggest places to eat or great museums, then you become more valuable to them and they think you're the expert. Quindi se puoi suggerire anche quali musei visitare, dove andare a mangiare, altre attività da svolgere all'interno della regione, diventi ancora più importante. And again, that goes back to the theme over and over again. You're much more interesting when you're talking about a variety of things other than just your personal business. Sei sempre più interessante quando riesci a parlare di una varietà di cose, non solo della tua attività. And like we said in the earlier talk, you're in travel. It's really easy to be interesting in travel, especially with great photographs of anything around here is going to be beautiful. Chiaramente, essendo nel settore turistico, è facile essere interessanti in questo settore, soprattutto pensando, no, ai luoghi dove siamo. Here's the great sunset photo is always going to do fine. Quando si posta sempre l'alba, per esempio, sicuramente si attirerà l'attenzione, no? È un classico. But you can talk about some things about yourself. If you have special services for pets, children or people with disabilities, that's interesting. Però se per esempio si hanno dei servizi speciali che riguardano gli animali anziché le persone disabili o servizi particolari per bambini, anche queste possono essere informazioni interessanti. You can post awards about yourself. It's okay every once in a while to brag a bit. E ogni tanto va anche bene postare delle cose che riguardano se stessi in maniera personale, va bene ogni tanto. And again, even though you're a business, you're also a person. So if you're out at local events or festivals, post pictures. E quindi ricordarsi sempre che a parte essere una società, un'attività, sia anche un individuo, no? Una persona. Quindi se sei in giro ad eventi locali è utile fare foto e postare anche queste. Also contests or giveaways. Contests can be really simple. So you can do something like this, which is very big, or I've seen really interesting contests where it's just a question. Tell us your favorite Italian dish, and the best answer wins a free upgrade. Per esempio è utile anche fare delle gare, delle competizioni, basta anche semplicemente una domanda molto semplice: dici qual è il tuo piatto preferito, e colui che vincerà avrà un premio speciale, per esempio. Or show a picture and ask who the artist is. Oppure puoi postare una foto e chiedere chi è l'artista. You can do very simple things to engage people. Si possono fare cose anche molto semplici per attirare l'attenzione. Facebook advertising. E la pubblicità su Facebook. So, unfortunately, with the new ways of Facebook, it's harder to reach people. Allora, purtroppo per come funziona Facebook adesso diventa sempre più difficile raggiungere le persone. But the good news is that Facebook advertising is one way that you know that you can do that. Però tramite la pubblicità è un modo sicuro per poter arrivare alla gente. You have to pay, but you know you will get results. È vero che bisogna pagare, però sicuramente si ottengono risultati. The also nice thing about Facebook is that you can segment by country, by gender, by interest. L'altra cosa interessante di Facebook è che si può suddividere il tutto, non lo so, per esempio per nazione o per sesso, per nazione. And then also the insights is very powerful and you can learn a lot about your customers. E poi gli insight sono molto interessanti, è facile poi apprendere cose specifiche dei propri clienti. Okay. I'm taking a big picture step back for how Facebook works in general, just so you understand why advertising is sometimes important. Giusto per darvi un'idea generale di come funziona Facebook e quindi di perché è importante l'aspetto pubblicitario. The Facebook newsfeed is completely different than the Twitter stream of tweets. Il newsfeed di Facebook è completamente diverso dallo stream di Twitter. So on Twitter, every person you're following, you see every tweet that they put out. Quindi su Twitter si possono vedere tutti i singoli tweet emessi dai propri amici. Facebook has made a different decision on what you see, and what they do is it's unbelievably complicated, but basically the people and pages you are interacting with, you'll see more in your Facebook feed. Facebook ha preso un'altra direzione, anche un po' più complessa se vogliamo, però consiste nel fatto che si vedono le cose che vengono postate più spesso dalle persone che segui più spesso.
So just as an interesting experiment, if you want to go home tonight, let's say you have 200 personal Facebook friends, individual people that you're friends with on Facebook. Quindi diciamo per esempio, se hai 200 amici su Facebook, If you went to their personal page just to look at the stuff that they've posted, if you've not interacted with them, you've not seen the stuff that they've posted on Facebook. se non interagisci con i tuoi amici, fondamentalmente non vedi neanche quello che postano, quindi devi poter interagire con loro per vedere ciò che hanno postato. And the same exactly holds true with your business page. If people are not interacting with your page, interaction means like, share, comment. E la stessa cosa vale per la tua attività, quindi se la gente non interagisce con la tua società, con la tua attività tramite i like o condivisioni, then you're not going to appear in those people's news feeds. e allora non comparirai neanche nei newsfeed di quelle persone. So, unlike any other social media platform, Facebook, it is vitally important that people interact with what you're doing on Facebook. Quindi nel caso di Facebook è davvero vitale, è fondamentale che la gente interagisca con quello che stai facendo. I would say on a daily basis, because you can disappear like that. E direi soprattutto su base quotidiana, perché è facile scomparire su Facebook, non ti seguono più improvvisamente. So the nice thing is, even if it costs a little bit of money, if you have a number of fans, let's say a large number of fans, and they're not interacting with your page. Diciamo, se hai un numero importante di fan che però non stanno interagendo con la tua pagina. So essentially you've disappeared to them on Facebook. You don't exist on Facebook even though they're your fans. E quindi per loro fondamentalmente sei scomparso su Facebook perché non c'è quell'interazione. You can do some advertising specifically targeted to the people that already follow you and then reappear in their newsfeed. And if your content is interesting, they will interact with you and continue to appear. Si può fare una forma pubblicitaria per cui ricompari per quei fan per i quali fondamentalmente eri scomparso e quindi ricompari anche nel loro fan page e quindi si fa una pubblicità mirata per coloro che sono già tuoi fan. Good? Yeah. Yeah. So here are some tips for Facebook advertising. Ecco qualche consiglio per fare questa pubblicità sempre Facebook. Decide what you want to do with your Facebook advertising. Do you want to build your fan base? Quindi bisogna decidere che cosa si vuole fare tramite questa pubblicità. Può essere quella di aumentare il numero di fan. Or do you want to promote a new product or engage people, as Michael said, on your site? Oppure forse vuoi promuovere un nuovo prodotto o vuoi coinvolgere le persone sul tuo sito. Define your audience. È importante definire chi si vuole raggiungere. You can decide what country they are in, what language they speak, and how old they are. E quindi decidere a quale nazione ti vuoi rivolgere, quale lingua o che età, che fascia d'età potrebbero avere gli utenti. Even if you're selling a product, keep it interesting, add a photo or video. E se stai cercando di promuovere un prodotto, anche lì per renderlo interessante aggiungere una foto, un video. What you want to do is encourage people to read more, to click through, or to like. E si vuole sempre incoraggiare le persone, no? A leggere o a cliccare like. The nice thing about Facebook is that you can test different ads and different target groups. La cosa bella di Facebook è che puoi testare, puoi provare, vedere come funzionano le pubblicità e i vari utenti. And even if after one day you realize you need to change things, you can do it immediately. E se dopo un giorno ti rendi conto che devi cambiare qualcosa, si può fare nell'immediato. And then long term, you should look at adapting as needed. E poi a lungo termine bisogna pensare come riadattare le cose. We'll have some screenshots about your analytics insights on your Facebook page in a minute. E tra un po' vi faremo vedere una slide sugli insight che si possono avere su Facebook. But one thing about Facebook in every respect is you can get more data on Facebook than any other format out there. Ma la cosa particolare è che si possono ottenere più dati su Facebook che su qualunque altra piattaforma. So if you spend just a little bit of time, you're going to know whether advertising is successful, whether your page is successful, who's reading, when they're reading. Quindi dedicando un po' di tempo al Facebook è facile avere i dati che riguardano se la pubblicità sta funzionando, chi sta leggendo le tue cose, chi non è interessato, è facile ottenere i dati. One reason Facebook advertising is so powerful is because Facebook has so much information about all of you. E il motivo per cui la pubblicità è talmente potente in questo caso è perché Facebook ha una quantità incredibile di informazioni su ognuno di noi, no? So you can really target who you're talking to. E quindi si può davvero raggiungere in maniera specifica il proprio utente.
Okay, this is the basic screen when you go to your Facebook Insights on your page. Questa è la schermata principale che si ottiene quando si va sulla pagina Insight di For Facebook. those, and this is not a bad question one way or the other. Sto per farvi una domanda, ma non è una brutta domanda. For those of you that have Facebook pages, have you looked at your Insight statistics? Per chi ha la pagina Facebook, avete già visto le vostre statistiche Insight? I look about once every other week just to see what's going on my page. I don't obsess about it. Io in genere controllo ogni 2 settimane più o meno, cioè non è che sono proprio ossessionato But dalle you can spend statistiche. hours on this. The information that Facebook provides you for who's on your page is amazing. Però le informazioni che ti vengono fornite su chi sta seguendo la tua pagina Facebook, ci sono informazioni proprio a dismisura, quindi si potrebbe stare delle ore. So this is just telling me who is liking my page on certain days. Questo mi dice chi è che mette like sulla mia pagina su giorni specifici della settimana. How many people are actually seeing my posts? Quante persone hanno visto i miei post. What sort of engagement am I getting? How many likes? How many comments? Quanti commenti, quanti like ci sono sulle cose che posto. How many people are actually clicking on the posts that they see in their newsfeed? Quante persone effettivamente cliccano sul post. And then it can break down into each individual thing that I post up on Facebook. E poi si può anche guardare, si possono guardare i dati per ogni singolo post che metto su Facebook. So it tells me when exactly I published it and what I published. Qui mi dice esattamente a che ora, che giorno ho pubblicato, che cosa ho postato. I do almost all photos because Facebook is very, very, very visual. Io vado quasi prevalentemente con le foto perché Facebook lavora molto sul visivo. But this is the type of post, so photo, status update, link to an article. Però per esempio c'è l'icona che rappresenta la foto, anziché un commento, anziché un link. How many people saw that individual post that I put on Facebook? Quante persone hanno visto ogni singolo post? How many people liked it? How many people shared it? Quante persone hanno messo like? Quante persone hanno condiviso? This one did really well. Questo è buono, questo è interessante. And you can this is the basic statistics. You can go into each post and get even more detail. E queste sono le statistiche base, poi si può entrare in ogni singolo post e vedere, avere altre informazioni. But like we've already talked about, this is one thing that's amazing about Facebook. You will know very, very quickly if it's working or not, whatever you're doing, if it's working or not working. Però questo è il bello di Facebook, si può sapere immediatamente se la cosa funziona o no. Okay. Oh, sorry, go ahead. If we buy some advertisement on Facebook and then we publish something, whatever, what about how should we consider our job if most of the visits and interaction are about payment, are about paid advertisement instead of our own creativeness? Okay. La domanda è questa, se noi compriamo della pubblicità o comunque per raggiungere il target e magari vediamo che la pubblicità ha fatto ricevere più visite rispetto a quelle non a pagamento, perché poi c'è la differenza, Insight ti fa vedere quelle a pagamento e quelle che non sono a pagamento, quindi come dobbiamo considerare il nostro lavoro in base a questa divisione tra pagamento e non pagamento? Okay. The one thing, Facebook advertising is like all these topics. We could talk about it for about 4 hours. There's a lot to Facebook advertising. Come per tutti gli argomenti trattati potremmo parlare per ore anche della pubblicità Facebook. But because there's multiple different kinds of advertisement, like Angelina said, you could either be trying to get people to like your page. Perché ci sono vari tipi di pubblicità, per esempio si può cercare di far sì che le persone mettano più like sulla tua pagina. You can do Facebook advertising to get people to try to go from Facebook to your website directly. O c'è il tipo di pubblicità che fa sì che le persone vadano da Facebook al tuo sito web. You could be doing advertising to sell an individual product. O una pubblicità che ti permetta di vendere un prodotto specifico. So there's a variety, but on the very base advertising, which is to get more people to like your page and follow you. Però diciamo quella pubblicità di base che fa sì che la gente ti segua. What the basic thing you're trying to do is just open the door and let more people know you exist. Fondamentalmente stai cercando di aprire la porta e far sì che le persone sappiano che esisti. Once they like your page, then you need to continue to be interesting to make that advertising make sense. You've paid to get them in.
Una volta che mettono like sulla tua pagina, devi continuare a far sì che la tua pagina rimanga interessante, hai pagato perché questo avvenga. Once they're in the door, they're the same as any other fan of yours on Facebook, and you have to make sure they're engaging with your page to continue to see your stuff. Una volta che sono dentro, sono come qualunque altro fan sulla tua pagina, quindi devi assicurarti che ci rimangano. So, I mean, it's different than running a contest where somebody may only pay attention to a contest you're running in your business. È diverso dalla situazione in cui lanci, per dire, una competizione, una gara, dove sono interessati solo per quella cosa specifica. And then after the end of your contest, you may never see them again because all they cared about was something free. E alla fine della gara non sono più interessati perché ciò che gli interessava era la cosa gratuita. With Facebook, they just want interesting content so they can see more interesting things in their newsfeed. Su Facebook c'è il discorso di desiderare contenuti interessanti. Sempre lì torniamo. And you can have engagement from people you would never think. I have a very large following in India and Pakistan. E puoi essere anche contattato da persone che mai ti saresti aspettato. Io per esempio ho delle persone dal Pakistan sulla mia pagina Facebook. But those people engage with my page just as much as English speakers from Canada and the United States. Però quelle persone interagiscono con la mia pagina tanto quanto lo fanno altre persone dal Canada o negli Stati Uniti. Does that make sense? Risponde Okay. alla domanda? And although Facebook is a social network, as a business, it's okay to pay. Just as you would for advertising. Anche se è un Regular. social network, devo dire che come attività va bene pagare, cioè è qualcosa che va bene, è utile fare. And you may not have to advertise forever. Michael actually does no advertising. Forse non dovrei neanche fare pubblicità per sempre. Michael per esempio pubblicità non ne fa. Anymore. I recently started because Io ho iniziato di recente invece. the number of people that I was reaching dropped dramatically, and so I needed to step in and use advertising. E l'ho fatto solo perché le persone che stavo raggiungendo, il numero delle persone che raggiungevo è iniziato a diminuire drasticamente e quindi ho deciso di adottare anche la pubblicità. I had disappeared from people's newsfeed, so I just needed to do some things to get back in. Ero scomparsa dai newsfeed delle persone e quindi avevo bisogno di un metodo per rientrare. But it was only with people, but people came back in, only those who wanted to see my stuff again. Ma chiaramente sono rientrate solo le persone che erano interessate a vedere le cose che postavo. Yeah. So just additional insights. This is where you can see literally where on Facebook people have decided to like your page the first time. Qui si vede dove le persone per la prima volta mettono like sulla tua pagina. And there's just a lot of detail, but did they like it in the news feed? Did they actually come to my Facebook page and like it there? E chiaramente ci sono tante informazioni qui, però per esempio si può capire se hanno messo like arrivando tramite il newsfeed o cliccando direttamente sulla mia pagina. And then this is one that they just introduced a few months ago, which is very, very awesome. E questo è stato introdotto giusto qualche mese fa e lo trovo davvero un'idea geniale. So this is when my individual followers are on Facebook. Questo è quando i miei seguaci sono su Facebook, sono online. I don't have much of a different breakdown. I have them online pretty much 24 hours a day. Come vedete i miei sono online praticamente 24 ore su 24. I have a very large international following from all over the place. Perché ho seguaci chiaramente a livello internazionale. But you're going to find in your business, obviously, if it's regionalized, this is going to be very important information for when your customers are online. Però se hai un'attività a livello più regionale, questo dato è importante per capire quando è che i tuoi utenti sono online. I have two spikes. So I have a Europe and then North America. Io per esempio ho due punte di rilievo che riguardano uno l'Europa e l'altro il Nord America. So I post twice, one in each time zone. E quindi io posto 2 volte in base alle fasce orarie. So some examples of really great Facebook accounts, just some ideas for you as small businesses. Adesso vediamo degli esempi utili di pagine Facebook fatte molto bene. In Naples, the Ritz-Carlton has a program where on Facebook they ask small questions like how do you like your coffee? A Napoli, al Ritz-Carlton, hanno un programma ottimo dove chiedono semplicemente alle persone se gli è piaciuto il caffè, come vi piace il caffè. Those people who comment, they keep that in file for the next time they visit. E quindi mantengono poi in un file le informazioni che vengono fornite dai clienti, così possono soddisfare i loro bisogni quando tornano all'albergo.
it's a small way to get customer information and to make them happy. È un modo semplice per ottenere informazioni dai clienti e per tenerli felici, contenti. This is a way that you can be very conversational. E questo è un modo invece in cui si può entrare in una bella conversazione. This Facebook page is very unusual from Iceland. Questa pagina Facebook, devo dire, è un po' inusuale, tutto sommato. Iceland acts as if it has a human voice. In questo caso l'Islanda lavora come se avesse proprio una voce umana. So it says, I have heard that many humans use the internet to make friends and to talk about themselves. I decided to do this too. E quindi l'Islanda parla e dice: ho sentito che tanti esseri umani usano internet per fare amicizia e per parlare tra di loro, e quindi anch'io ho deciso di fare la stessa cosa. The campaign was called Iceland Wants to Be Your Friend. E la campagna è stata intitolata L'Islanda vuole essere tuo amico. So your friend Iceland posted, e quindi il tuo amico, l'Islanda, ha postato sostanzialmente: My friend made this infographic so you can know everything there is to know about me. E il mio amico ha postato questa infografica così puoi avere tutte le informazioni che mi riguardano. The next one says, it has been scientifically proven. I am the friendliest country in the world. E l'altro post dice: è stato provato scientificamente, io sono il paese più amichevole che esista al mondo. The New York Times says so. E lo dice il New York Times. So, just a really cute way to talk about a country and also to share a little bit of personality. I found this 2 years ago, and although I had no desire to go to Iceland at the time, it's so interesting that I follow that page. E io ho trovato questa pagina 2 anni fa e devo dire che l'ho trovata un'idea geniale, perché ti mostra proprio un po' il carattere, la personalità del paese, ti fa venire voglia anche di interagire con quel paese. Islanda era un posto dove io non avevo mai pensato di andare fino a quando non ho iniziato a vedere la pagina in questo modo. Here's another one where you can be playful. This is again with the Ritz-Carlton in Maui. E qui è un altro modo in cui si può giocare un po' con la propria pagina Facebook. Questo riguarda il Ritz-Carlton a Maui. In Hawaii, the competition for hotels is very fierce. In Hawaii la concorrenza tra gli alberghi chiaramente è piuttosto spietata. There are a lot of 5-star hotels and they want to attract families. Ci sono molti alberghi a 5 stelle che vogliono attirare l'attenzione delle famiglie. But in the United States, the Ritz-Carlton is not seen as a family hotel, it's more something just for adults. Ma negli Stati Uniti il Ritz-Carlton non è considerato un albergo per famiglie, è considerato più per adulti che vanno in viaggio da soli. So they started a campaign for animals that are on the hotel grounds. E quindi hanno iniziato questa campagna mostrando animali che si trovano proprio sul terreno circostante gli alberghi. It's a really great way for them to talk about what all of their family and kid features are on the hotel without being very direct about it. Ed è un modo intelligente per riuscire a comunicare come il loro luogo possa attirare, essere interessante per le famiglie, senza però essere invadenti nel modo in cui lo comunicano. So they show these 2 pigs at different areas around the hotel, showing parents what their kids could do. E quindi mostrano questi maialini vicino all'albergo, in varie zone intorno all'albergo, con foto anche di famiglie, di bambini, che cosa si può fare con gli animali mentre si è lì in vacanza. Again, it's an interesting way to share cute pig photos and say, here's what we offer, without having something formal that, oh, we have children's playing areas. E quindi di nuovo è un modo divertente di mostrare che cosa si può offrire ai clienti, anche con queste foto carine di animali eccetera, senza essere così più formali invece, no? Nel comunicare i propri servizi. Okay. So be bold, think of different ideas. The 5-star hotel in the United States, they say that they're really committed to the arts. That is something that's really important for them, arts and culture. La Pfister Hotel negli Stati Uniti insiste molto sul fatto di lavorare molto nel settore dell'arte, di amare l'arte. And so what they do is they keep an artist in residence who will stay there for a week.
E quindi hanno lì per esempio un artista che rimane lì per una settimana e interagisce con i clienti. They hand over some of the social media to the artist so that they can also share how they experience the hotel. E l'artista ha anche accesso in qualche modo, lavora sui social media per poter comunicare la sua presenza lì e come interagisce con l'albergo. And even after they leave, they continue to post about the artist. E anche dopo che i clienti vanno via continuano a postare sull'artista. So this is be part of the crowd, participate with trends. È importante far parte della folla, di collaborare con gli amici. I'm not sure if everyone knows of this hashtag, but it is TBT. Non so se conoscete questo hashtag, ma è TBT, which is known as Throwback Thursdays. Che è conosciuto come il rilanciare indietro i giovedì. It's very common for people to post pictures of themselves when they were children. È solito per le persone postare foto di quando erano bambini. So Delta Airlines, even though they're a business, also participates with photos of them in earlier days. E quindi la compagnia aerea Delta, per esempio, partecipa insomma in questo hashtag postando le foto di quando era agli esordi, di quando aveva aperto la propria attività. It's very popular, and even though it's not meant for a business, they still participate. Ed è molto popolare, devo dire che anche se questo non è inteso per le attività, per le società, in questo Delta è stata avveduta. And here almost 900 likes on a picture they already had. E qui hanno preso circa quasi 900 like su una foto che già avevano, hanno semplicemente ripostato. So we wanted to open up the floor to talk to people about if you have a Facebook page for your business, what do you put on it? E quindi volevamo aprire un po' la discussione, aprirla un po' a tutti voi e chiedervi appunto se avete una pagina Facebook, che cos'è che mettete sulla vostra pagina come attività, come fate a promuovervi tramite Facebook. So Quali foto utilizzate? One thing when I advise, especially hotels, una cosa che consiglio in modo particolare agli alberghi, people are always looking for free content where they don't have to pay a photographer to come in or pay a videographer to come in. Si cerca sempre la possibilità di avere dei contenuti gratuiti dove non bisogna pagare il fotografo, no? O qualcuno che faccia le riprese video. So with hotels and tour companies I've worked with, one thing to do is ask your customers to post their photographs to your Facebook page that they've taken in your location or on your tour. Quindi una cosa che si può fare, per esempio, è chiedere ai propri clienti di postare le foto che hanno scattato mentre erano da voi in albergo direttamente sulla vostra pagina Facebook. Then you can go through and curate of all those photographs and make your own photo album on Facebook of your customers' photos. Poi si può entrare e raggruppare le foto, creare un vostro album sostanzialmente tramite le foto postate da parte dei clienti, creare un proprio album e ripostarlo sulla propria pagina. So one of the biggest Facebook pages online is the Tourism Australia page. E quindi il Tourism Australia page, la pagina Tourism Australia è una delle pagine su Facebook più rinomate. They have millions of fans. Do we have a slide? I thought we had Perché hanno milioni di fan. And they do this every week. E lo So fanno they have tutte le people- settimane. They have people submit their favorite photographs of Australia on every Friday. E quindi ogni venerdì chiedono alle persone di postare le foto migliori scattate in Australia. It's become so popular that they get tens of thousands of photographs every month. Ed è diventato talmente popolare che hanno davvero migliaia di foto, decine di migliaia di foto che vengono postate. They go through and pick out their favorite 20, and that's free content they put up on Facebook every Friday. E poi scelgono le foto, le 20 foto migliori che preferiscono, le caricano su Facebook e così settimanalmente vanno avanti. And actually, that was originally driven through Instagram. That's on the Instagram presentation. Ed è sulla presentazione Instagram, lo vedremo poi in un altro momento. So I stole that idea. I do it now, but I only do it once. Quindi io rubavo quell'idea e lo faccio anch'io adesso, però lo faccio una volta al mese. So my assistant will post up a theme and say, this month's theme on my page is your favorite blue picture, for instance. E quindi per esempio si può mettere questo mese, il tema del mese è il tuo colore preferito, il blu è il mio colore preferito.
I'm not Australia. I only get, a couple hundred photos a month. No, però io non come Australia, io ho solo un centinaio di foto al mese, non ne ho così tante. But it's free content, and that's one thing to think about when you start thinking about your business and content production is your customers are going to be your best advocates. Però in questo caso è un contenuto gratuito e quindi quando si inizia l'attività bisogna pensare proprio a questo, che poi i propri clienti sono quelli che possono fornire i contenuti gratuiti nella maniera più immediata. And the thing that really works with social media is people just want to be recognized. E nei social media fondamentalmente le persone vogliono essere riconosciute, vogliono essere visibili in qualche modo, no? We're going to talk about this a little bit more with an Instagram campaign that our friend runs in Costa Brava. Ne parleremo più avanti di una campagna che porta avanti un nostro amico su Instagram in Costa Brava. But people don't want money or free rooms or those things nearly as much as they just want to be recognized by other people as taking a good photograph. La gente poi fondamentalmente oggi come oggi non vuole tanto la stanza gratuita o chissà che premio, chissà che cosa in più, se non essere semplicemente visibili, riconosciuti come dei bravi fotografi per esempio, no? And it's, again, free content for you. One of the hotels that I work with, when you check in, they hand you a business card with their Facebook address, and on the card say, while you're in Naples, please post your favorite photograph of Naples. Per esempio un'idea può essere quella di avere sul proprio biglietto da visita la pagina Facebook e quando arriva il cliente gli si dà anche il biglietto da visita e gli si chiede mentre sei qui posta le foto che fai a Napoli sulla mia pagina Facebook. And they've given you permission at that point for you to repost on your Facebook page and then also tweet about it and all the other things that we talked about. E a quel punto hai il permesso di utilizzare quelle foto, di caricarle sulla tua pagina, di fare i tweet eccetera e hai dei contenuti gratuiti. Any questions? Domande? No, everyone's on Facebook. Tutti sono su Facebook, sapete bene come Does funziona. anyone have questions about what they should be posting based on their business? Avete domande soprattutto su che cosa dovreste postare riguardo alla vostra attività? For the page I do administer, we do publish contents from other people because it's a local association of companies, tourist companies. So for us, it's difficult to find useful contents from them because we do promote them, but they don't produce interesting contents. So how can we push them? Should I go restaurant from restaurant or order from order and take pictures? I don't know. Per l'associazione per cui lavoro noi pubblichiamo contenuti dai nostri associati che sono operatori del turismo, quindi ristoranti, alberghi e cose del genere, però la maggior parte di loro non produce contenuti interessanti come delle fotografie, dei video e cose del genere, quindi come posso io invitarli a farlo? Devo andare io di ristorante in ristorante a fare delle foto? Do you want to? Sure. You can ask them obviously directly to produce content for you, which is, since you're working with them, they may end up shooting some photographs that you can use. Ovviamente gli si può chiedere direttamente di produrre il contenuto. But the other thing to realize is, because Facebook's so visual, I'd say more than half of my content is stuff I've just found that looks great on the internet. Ma devo dire che la metà dei contenuti che io ho su Facebook è semplicemente sono cose che ho trovato di ottima qualità su internet. Because going back to what we talked about earlier, you don't want to talk about yourself all the time. So photographs of the inside of the restaurants you might be working with, you don't want to have too many of those. Quindi tornando al concetto che non è utile postare troppe cose che riguardano se stessi, forse postare tante foto all'interno di un ristorante non è tanto efficache. But if you've got great photographs of just still photographs of food, for instance. Ma se si hanno per esempio delle foto le ferme immagini, delle foto di cibo, di un piatto, which you can find all over the internet, then you can post the photo with a question to your fans saying, you can eat this in 4 of our restaurants, what do you think? Ed è una foto che puoi trovare facilmente su internet, semplicemente girando su internet, poi si posta la domanda, o la frase, puoi trovare questo piatto in 4 dei nostri ristoranti, per esempio. Or even not even talking less directly about the business. O anche parlare in maniera meno diretta della propria attività. This is our favorite dish. What's your favorite? Questo è il nostro piatto preferito, qual è il tuo?
when you ask questions on Facebook, you get that engagement from your fans, and then again, you're going to appear in more of their news feeds. Quando si pongono delle domande su Facebook è facile intrattenere un discorso, una conversazione con i propri fan e quindi promuovere la And that's pubblicità. one way to talk about the businesses you're dealing with, but not be direct about it. E in questo modo si può parlare delle attività con cui si collabora senza essere troppo diretti. Here's the view of the sunset over the harbor. We wish all our fans were here. Che ne so, ecco il tramonto sul porto, magari tutti i nostri fan fossero qui con noi. You know, and they know that's what you're doing. E sanno che sei lì ed è quello che fai. The one important thing to do though is to source it. So you can pull, I mean, you could pick an Italian dish and say, this is available at this restaurant, what's your favorite pasta? No, go ahead. But you need to make sure that you include the source of the photo. L'importante è sempre fornire la fonte da dove si è tratta la foto, quindi sì, puoi mettere la foto e dire noi nel nostro ristorante prepariamo questo piatto, però bisogna mettere sempre la fonte da dove si è tratta la foto. But you should give people an opportunity to comment, and so questions do that really well. Ma è importante dare l'opportunità alle persone di fornire i propri commenti, e le domande danno questa possibilità. Porre delle domande incentiva. I have a series where it's called Would You Eat This? Io ho una serie che ho intitolato Tu questo lo mangeresti? You may not want to do this, but I pick strange food from around the world and ask people if they would eat it. Quindi io per esempio scelgo piatti un po' strani che si mangiano in giro per il mondo e poi chiedo alle persone se lo mangerebbero. One of the most polarizing questions was, would you eat olives? E una delle domande un po' che ha ottenuto più risposte era mangeresti olive? People have very strong feelings. They love it or hate it. La gente o ama o odia sostanzialmente come alimento, e quindi era interessante. It's very easy for people to comment on that. Ed è facile per le persone commentare, fare commenti in questo caso. More Facebook questions? Altre domande Facebook? All right, No, we're done at 1. Not bad. We can have lunch. Ottimo, possiamo andare a pranzo. What time are we returning? Yeah. When we return, Alle 2. Quindi alle 2 riprendiamo. we'll discuss Instagram E parleremo di Instagram and YouTube video. e YouTube. Quindi alle 2 riprendiamo. Grazie. Thank you.